Salve, eccoci finalmente all'analisi del Super Strike Pro X2, primo mouse con la tecnologia dei tasti magnetici simili alle tastiere e con il feedback del mouse elettronico, fra virgolette. Allora, iniziamo a vedere cosa troviamo nella confezione. Qui abbiamo PowerPlay, è la tecnologia per poter utilizzare i tappetini wireless, quindi rimanere sempre in carica. Nella confezione abbiamo la scatolina di cartone con all'interno gli adesivi per il grip e basta, non c'è nemmeno i piedini di scorta e siamo su un mouse da 180 euro. Ok, quindi troviamo questo, chiaramente questi cartoni io non li ho mai sopportati, va bene. Troviamo il mouse, stranamente c'è il mouse, e troviamo il cavo gommato col dongle e il ricevitore trasmettitore. Allora, questo è quello che troviamo in una confezione di un mouse da 180 euro e mi sembra molto misero come inizio, va bene, però ecco, diciamo che questo Super Strike non è che punta sul bundle, ma punta su altro. Andiamo allora ora a vedere, ora ricollego il mouse e andiamo a vederlo un pochino più nel dettaglio, quali sono le specifiche del mouse stesso. Abbiamo il nuovo sensore, qui abbiamo tutte le scritte, il nuovo sensore Hero 2 con da 100 a 400 a 44.400, non si sa quanti CPI, va bene, questo è poco importante. Accelerazione massima 88 G al quadrato, velocità massima 888 inch per second, zero smoothing, accelerazione filtraggio, frequenza di aggiornamento con cavo 1000 Hz, frequenza di aggiornamento massimo light speed 8000 Hz, durata della batteria 90 ore e viene sempre misurata nella condizione di migliore efficienza possibile, quindi a 125 Hz sicuramente, visto che non lo indicano. Dimensioni 125 x 63 x 40, peso 61 grammi e siamo praticamente uguale alla versione precedente, il Pro X. Detto questo, ovviamente l'autonomia è un mouse che consuma il giusto e che permette di giocarci tranquillamente bene. È un mouse per destri, anche se è un simmetrico, quindi volendo, se non si utilizzano i tasti laterali, si può giocare anche con la sinistra. E qui al discorso del PowerPlay con la ricarica wireless costante. E una cosa che non mi piace è che troviamo il vecchio Teflon nero che, vedete, dopo pochi giorni ha già una certa usura, e tra l'altro senza bordi arrotondati, e vabbè, non è proprio la soluzione migliore. Detto questo, sta terminando l'unboxing. C'è questa piccola base che ora vi faccio vedere, che non ho ben capito la differenza tra le due, quale delle due sia questa qui. Ecco, questa è quella per il PowerPlay, che è un pochino infatti più pesante perché permette la ricarica e ha anche il SCATES di
per farlo scorrere. Già il mouse, insomma, non è che scorre tantissimo di suo. Bene, comunque era completato l'unboxing e proseguiamo con l'analisi della forma del mouse e del cavo e via discorrendo. Allora, come dicevo, il Superstrike Pro X2 è un mouse per destri, la forma è praticamente uguale alla versione precedente e è un mouse che si impugna tranquillamente palm, un po' tutte le mani. Io ho la mia 19x10 e va benissimo. Claw, si può impugnare una claw abbastanza piatta, però non troppo aggressiva, perché sennò si torna alla palma. Comunque claw sì, e finger anche, perché poi alla fine la claw c'ha questa gobbettina qui che permette l'appoggio, mentre la base del fondo è abbastanza piatto, va a chiudere molto, per cui permette anche una presa finger abbastanza agevole, sempre di non avere mani minuscole chiaramente, però ecco, diciamo che la forma è stata la formula vincente di questa serie di mouse, per cui giustamente l'hanno mantenuta, come hanno mantenuto anche il discorso della scocca, che era quella vecchia con i tasti laterali rivestiti. Infatti si nota, credo si riesca a notare tranquillamente, c'è la solita gobbettina, ecco, in questo caso sì, la gobbettina vecchia dei 4 tasti quando era per ambidestri, e per cui, come sappiamo, insomma, questa è è una forma vincente e non è cambiato niente, se non altre cose, quindi il sensore è quello nuovo e poi il discorso dei tasti che vedremo nella sezione software, e qui con farvi sentire come funziona il discorso del haptic. Vediamo un attimo. Una delle cose che mi è piaciuta meno è proprio appunto la scelta del vecchio Teflon. Per me è vecchio Teflon nero senza bordi arrotondati, e la scorrevolezza non è che sia proprio il massimo. Qui sono su una superficie molto veloce, però su una superficie un pochino più lenta tende a avere abbastanza frizione, risultando un pochino scomodo, perché si sente che c'è abbastanza attrito. Come vediamo anche ora nella parte, come vedete anche nella parte del video registrato al telefonino, scusate per la qualità, però si sente che quanta frizione ci sia appena collegato, per cui i bordi ancora parecchio ruvidi e angolari un pochino poi si ammorbidiscono, e vediamo anche già che dopo poi giorni di utilizzo c'è già una discreta usura. Sono molto delicati questi. Per quanto riguarda il cavo, abbiamo la soluzione ormai classica gommata, che è a parte il fatto che quando si annoda completamente, che per essere un gommato è molto molto buono, per essere un cavo da utilizzare durante il game la vedo un po' più dura da utilizzarlo, anche se effettivamente non sono mouse che nascono, scusate per i continui suoni, che nascono per essere utilizzati cablati. Infatti hanno una latenza anche wireless ottima. E io utilizzo sempre questo cavetto qui di un vecchio mouse, che è leggero, morbido, e che quando ho bisogno, questo è collegato a una ricarica USB della torretta, faccio tutte le prese e ricarico direttamente con questo senza utilizzare mai cavi in dotazione. Questo è perfetto. Dream Machine Duo, vecchio cavo, vecchio mouse, ma fu uno dei best buy. Ora vi faccio vedere su un pad che ha più controllo come si comporta.
Questo è il Dream Machine Rough Control, pad che costa 10 euro più o meno e ha un controllo veramente accentuato, è molto lento e qui siamo... il mouse praticamente non va. Ok che questo è uno dei pad con maggiore controllo, però insomma possiamo vedere che non scorre assolutamente. E non capisco perché poi non ci siano di scorta. Troverò una soluzione delle terze parti per quanto riguarda questo. Veniamo adesso a verificare il click latency. Scusate, il microfono ce l'ho qui, per cui magari sentite un po' di rimbombo, ma tanto serve più che altro per i tasti questo. Per cui andiamo a vedere. Allora, per impostare il feedback tattile del click lo possiamo fare su tutti e due i tasti, sinistro del mouse o destro del mouse, a seconda, perché se uno magari è vicino si imposta il sinistro come preferisce. In questo caso il valore è a 0 e come sentite è come premere nulla, come non avere niente da premere praticamente, e onestamente diventa secondo me difficile poter utilizzare così. Comunque è veramente strana una sensazione, troppo. Passiamo a valore 1 e già si sente un minimo di feedback, un minimo di click e anche un minimo di resistenza quando si preme. 2, siamo gradualmente, non tantissimo, però un pochino si sente, e io lo tengo a 2 personalmente. Passiamo a 3, aumenta il feedback anche uditivo e tattile, si sente ancora più maggiore resistenza. 4, dove da qui in poi impostazione feedback tattile più intensa ha un porto maggiore consumo energetico, per cui consideriamo anche questo, e la resistenza ai click insomma è abbastanza chiara e evidente. A 5 onestamente troppo, diventa anche più duro da premere, da utilizzare. Comunque è stranissima sensazione, e personalmente trovo eccezionale che si possa avere anche questo tipo di personalizzazione. Riparto il microfono dove dovrebbe stare. Devo dire che questa innovazione mi piace molto. Mi piace molto e la trovo più simpatica e forse utile anche del trigger rapido, perché il trigger rapido su una corsa così piccola ma può avere, non so quanto effettivamente possa essere impattante. Questa mi piace, per cui ora poi passiamo al resto dei tasti e andiamo avanti con l'analisi. Sentiamo anche i laterali e la rotellina. Tornato col microfono per bene. E allora, tasti laterali come vedete non mi sembrano granché, sembrano molto cheap. Ci sono tanti cinesi che sono fatti che li fanno molto meglio, e sulla rotellina la trovo molto dura, troppo forse, e per il feedback è molto accentuato e fa molta resistenza per lo scroll. Io spero che tenga a lungo andare. Non sarebbe male trovare una soluzione haptic anche per lo scroll della rotellina, perché effettivamente è un po' troppo esagerato e non mi gusta. Passiamo ora alla parte software. Ora diamo un occhio un attimo al sito, come vedete il prezzo Pro X Superstrike 180 euro, e andiamo a vedere quello che andiamo a controllare anche via software, il rivoluzionario Haptic Inductive Trigger Systems HITS, che l'accelerazione della velocità del click è personalizzabile.
il Rapid Trigger, il Reset Point, ovvero sia quello che andremo a vedere a breve, sia sul tasto sinistro che sul tasto destro, quindi è ottima, valida soluzione. Allora, passiamo al software. Io mi era stato consigliato, e ringrazio, anche l'Onboard Memory Manager se G-Hub fosse stato un po' troppo invasivo. Io non l'ho trovato invasivo, per cui poi rimarrò su quello, però ecco c'è anche la possibilità, diciamo, portable standalone di questo software, solamente che per poterlo attivare bisogna scaricare per forza G-Hub e poi farlo funzionare su questo. Quindi praticamente questo va a controllare la memoria vengono salvati i dati direttamente sulla memoria del mouse senza scaricare tutta la suite. Infatti non ha installazione questo software qui, quindi io però va bene il G-Hub, non mi sono trovato male. Andiamo a vedere il mouse. Sensibilità, andiamo a vedere varie impostazioni velocemente. Io utilizzo 2000 Hz, il 1000 Hz solo via cavo, vedete, fino a 8000 Hz wireless, solo 1000 Hz cavo. Calibrazione sensore Hero non mi interessa mai, perché poi queste calibrazioni non mi hanno mai effettivamente dato nessun segno di validità. Comunque io tengo solo un CPI a 800 e purtroppo non abbiamo sul mouse nessun modo per cambiarlo, per cui insomma solo il software. Non ho visto se c'è una combinazione tasti da poter utilizzare. E assegnazioni qui, tutti i tasti, comandi, macro, azioni, sistema, quello che si vuole, insomma, si può fare si può programmare tutti i tasti come meglio vogliamo a seconda delle nostre esigenze. Scroller, ecco, in questo caso, e lo scroll, vi ripeto, che è veramente faticoso. No, ci voleva il feedback haptic anche per la rotellina, perché così è tanta roba. Non è semplice utilizzarlo, per quanto mi riguarda. Comunque questa nuova caratteristica o funzionalità serve per praticamente il primo scroll non viene registrato, onde evitare errori. Non so a quanto possa servire, però è sempre una cosina in più che abbiamo. Non lo so se abbiamo visto all'inizio, ecco, 92% di batteria. Devo dire che io l'ho utilizzato un paio di giorni a diritto senza mai ricaricarlo e non ho avuto nessun problema di batteria. Ovviamente l'oro di quello dichiarato viene quasi sempre dichiarato sui 125 Hz, ovvero sia nello scenario di migliore efficienza in assoluto avanzata abbiamo la possibilità di selezionare CPI distintamente. E nulla, adesso possiamo andare a vedere la configurazione HITS. Punto di azionamento. Allora, il punto di azionamento, ormai abbiamo molta dimestichezza quasi tutti con le tastiere magnetiche, quindi abbiamo la possibilità di poter impostare entro quanto di corsa viene registrato il click. Quindi si parte da un valore di 1 che praticamente basta sfiorare il mouse e viene registrato il click, fino ad arrivare a 10, dove per avere il click e avvertire il feedback, ecco dove poi diventa importante la sezione seguente, fino ad arrivare in fondo a corsa dove viene registrato il click. Io mi trovo bene a 3 personalmente. Passiamo adesso al feedback tattile del click. 0, che come avete sentito prima nella parte video vi ho fatto sentire tramite microfono, fino a 5, ma 5, a parte consumare più, è veramente tanta roba. Però questo può essere valido quando voi andate a testare il punto di azionamento e avete il punto in cui avviene il click, quindi vi rendete bene conto di quanta corsa
qui per esempio arriva a fondo corsa, di quanta corsa dovete fare per avere la registrazione del click, per cui diciamo che in accoppiata è molto valido per impostarlo. Io a 2 mi sta bene, anche 1 va bene perché a me basta giusto sapere quando viene effettuato. Passiamo adesso al trigger rapido, che era stato un pochino la parte che mi era sempre rimasta un pochino ostica da capire sulle tastiere, e poi alla fine insomma non è certo così complesso. Chiaramente di default non è attivo, va attivato, e in pratica questo è: dal momento in cui fai il click, il mouse non ha necessità di, come i tasti meccanici, di tornare in su e in giù per poter... sì, scusate, dopo il click deve ritornare in su per ricaricarsi. Qui il Rapid Trigger praticamente resetta il mouse appena dopo il click, quindi si può ripremere subito, e teoricamente diminuendo del tutto o quasi i tempi morti. E questo qui è un discorso che è sicuramente molto valido sulle tastiere dove hanno una corsa, soprattutto se si considera le meccaniche, tu devi fare tutta la corsa per far ricaricare il take-two e ritornare in su, avendo la possibilità con questi magnetici di resettare subito dopo il click quasi immediatamente, non serve arrivare a fondo corsa, ed è comprensibile fatto su una tastiera dove la corsa è un po' più lunga. Diventa un pochino più difficile avvertire i reali benefici quando abbiamo dei mouse che hanno una corsa così minima. Detto anche che, essendo un mouse destinato a un pubblico ben preciso, gamer di un certo livello, anche per poter davvero apprezzare tutte le qualità di questa nuova funzionalità, sicuramente hanno una sensibilità maggiore e riescono a avvertire la differenza in modo sicuramente migliore del mio, al 100%. Per cui in ogni caso diciamo che abbiamo lo slider da 1 a 5, quindi teoricamente se io non arrivo nemmeno a fondo corsa, allora punto di azionamento a 2, feedback vabbè me lo dà qui, trigger rapido, se io non arrivo a fondo corsa, appena sento il feedback del tasto posso già immediatamente ricliccare. Diventa difficile non arrivare sempre a fondo corsa, no? Però ecco, diciamo che come funzionalità c'è. Non diventa complesso spiegarvi a parole, e non ho un modo di avere un tool che ve lo possa mostrare. Comunque diciamo, se il reset della corsa, durante la corsa il reset avviene immediatamente, quasi immediatamente dopo il click, e non serve tutta la corsa del mouse per far ricaricare il click. Questo per spiegarvi così, cercare di spiegarvi a parole. Utile? Sì, però forse utile per un pubblico un pochino più sensibile e preparato. Chiaramente il discorso è molto diverso sulle tastiere per quanto riguarda il discorso della corsa, che uno sa benissimo che non deve arrivare a fondo, non serve arrivare a fondo corsa, ed è più facile non arrivarci. Questo seguendo il mio personale utilizzo, ovviamente. Finora abbiamo fatto l'analisi diciamo teorica e virtuale del Super Strike. Ora andiamo a vedere un pochino di dati oggettivi e come al solito utilizzo questo grandissimo tool che permette di misurare e registrare il click latency via microfono, quindi come vediamo qui in questa immagine, quando viene cliccato lo switch comincia a registrare fino a che non avverte il click nella box dedicato nel software, oppure con tap test, ovvero sia quando il connettore rosso tocca l'alluminio adesivo,
e comincia a registrare il click fino a quando poi non arriva effettivamente a schermo. Quindi considerando anche il travel pre-click, e in questo caso qui ci viene molto incontro perché possiamo andare a vedere con le varie impostazioni del click del tasto magnetico, quindi col punto di attivazione più basso, cioè più alto, ovvero sia senza travel, oppure nel valore massimo con più travel possibile. Quindi in questo caso ci viene molto utile questa seconda opzione. Bene, questo era per farvi vedere il tool utilizzato, quindi sono dati, insomma, direi oggettivi. Quindi ora passiamo tranquillamente ad analizzare i dati. Come ho detto, abbiamo in questo caso qui ho eseguito tutti i 10 valori dell'actuation point, il punto di attivazione del software che avevamo visto prima nell'analisi del software di G-Hub, e in questo caso, in questa prima schermata, è il test fatto al microfono, quindi senza considerare il travel pre-click, in condizioni wireless. Poi abbiamo cablato, poi abbiamo actuation point wireless col tap, quindi con l'alluminio e come inizia il contatto, cablato. Ho anche fatto i test del feedback tattile a vedere se andava a influire sul click latency, e poi con un'impostazione dell'actuation point, che è quella che io utilizzo sempre, con tutte le varie impostazioni del rapid trigger. Andiamo a vedere cosa può variare il rapid trigger, quindi il momento in cui viene azzerato il tasto, praticamente il click si riazzera subito in modo da poter cliccare subito. Allora, come andiamo a vedere, con al valore più basso, ovvero sia praticamente sfiorando il tasto, abbiamo 0,889, quindi un risultato eccezionale. Però va anche detto che è veramente complicato, perché il click per sbaglio è sempre una possibilità molto concreta. Actuation 2 siamo a 1.163, Actuation 3 1.231, poi va a salire, va bene, alcuni valori magari possono essere un pochino non sono uguali, chiaramente c'è sempre anche da tenere un discorso quando si fanno questi test, o si fanno tipo 100 e passa click, allora per avere una media veramente più accurata io ne faccio 30, e ci sta che alcuni processi in background vadano a influire sul risultato. Comunque, diciamo, in questo caso con 30 click si ha un'ottima sensazione, lo scenario è ben comprensibile. Come appunto possiamo vedere, a parte in caso del 6, insomma, si va sempre a salire, quindi si va sempre a salire, e come vedete si arriva fino in questo caso al punto 7 di 2,515 millisecondi di click latency. Onestamente pensavo qualcosa di meglio, però va bene, andiamo avanti. Quindi passiamo alla versione cablata, e anche in questo caso il cablato ti dà dai 3 ai 5, da 0,3 a 0,5 millisecondi di ritardo maggiore. Comunque, se si passa al cavo 1.192, siamo sempre su dei livelli superlativi. Andiamo a vedere in questo caso invece, considerando il travel pre-click. Quindi in questo caso dovrebbe essere molto influente il discorso del punto di attivazione. E nonostante, ora fra 2 e l'1 siamo lì praticamente, insomma, veramente poca roba. E comunque, nonostante tutto, cosa si può notare? Che nonostante sia regolabile, il travel prima del click, anche a valore minimo, rimane abbastanza
abbastanza grosso, perché va oltre il doppio di quello che è senza, cioè in questo caso siamo a 0,889, aggiungendo il travel si va a 2, quindi si aumenta i 2 millisecondi solo per il travel, e nonostante ci sia una regolazione si arriva fino a 5 millisecondi facendogli fare tutta la corsa e clic a fondo corsa del tasto. Quindi ottimo il discorso degli switch, però non credo sia implementato benissimo. Magari dipende dal mio batch, non lo so, però insomma, ma molto deluso questa cosa qui. Cablato, siamo ancora peggio, si va a 9, 10, oltre 6 millisecondi. Non sono assolutamente pochi. Onestamente pensavo qualcosa, sembra quasi abbiamo fatto la tecnologia, ma non abbiamo pensato alle cose più basilari. Detto questo, siamo su dei livelli cioè, di eccellenza assoluta. Comunque, mi ha lasciato un pochino delusa questa cosa qui. Andiamo a vedere se il feedback tattile va a impattare, e come vediamo a 5, a 3 millisecondi, insomma, praticamente queste sono variazioni veramente dalla situazione, insomma, comunque sono talmente basse, diciamo, che non impatta assolutamente, da 3 millisecondi a 3.290, quindi aumenta di 0,250 più o meno, cioè di fluttuazione. Direi che siamo veramente su livelli bassissimi. E a questo punto vediamo anche con l'impostazione che io utilizzo di punto di attivazione, ovvero sia 2, andiamo a vedere il Rapid Trigger. Come vedete qui, Actuation 2, Rapid Trigger col tap test, quindi considerato il travel, perché dovrebbe essere una impattante. Mi è apparsa storia del grafica, va bene, non ce ne frega niente. E andiamo a vedere senza siamo a 3 secondi e 3 millisecondi, scusate, e via via si va a calare, tranne che nell'1 stranamente 2.8, per cui non so come, non c'è una grande variazione, sono 0,5 millisecondi. Ovviamente questo sarebbe fare una misurazione, se fosse possibile, di fare il travel post click anche. Però ecco, diciamo, insomma, siamo da 2.532, sono 0,5 millisecondi, sono veramente pochi, insomma, di fluttuazione. E è un mouse veloce. Pensavo meglio, onestamente pensavo meglio, però magari c'è anche da considerare questa, essendo una tecnologia nuova, ancora va ben sviluppata, probabilmente, non lo so. Bene, questo è per quanto riguarda gli altri oggettivi, e adesso farò vedere una cosa, ma è più una curiosità, perché non è un test, diciamo, scientifico, però andiamo a vedere quest'altra piccola chicca, giusto perché giustamente questa nuova tecnologia aveva bisogno di essere approfondita, per cui ci ho perso tempo e mi sono dedicato molto a questo. Bene, finiti tutti i dati oggettivi, analisi e quanto è, test in game, chiaramente diventa molto difficile far capire il funzionamento di questa nuova tecnologia. Facciamo una prova col CPS test, ovvero sia la velocità dei click. Non è un test scientifico, non è un dato oggettivo, però magari ci può far vedere una determinata situazione. Allora, il test è a 10 secondi, comincio col punto di azionamento 0, il trigger rapido è disattivato, il feedback lo tengo a 3, come o 2 o 3, insomma io balzello fra il 2 e il 3.
Allora, vediamo un pochino. Cercherò di essere più costante possibile nel clicker senza forzare e senza ritardare. Vediamo un attimo quali possono essere le differenze, i risultati. Quindi con A1 abbiamo 62. Chiaramente non voglio fare 62 clic per 10 secondi. Non voglio fare tutti i valori, per cui passerò dal primo al peggiore, clic più lungo, e vediamo se ci sono differenze. No, 59, cercando di essere, spero si riesca a capire se sono simili, quindi qualcosa di differenza si trova, ripeto, non è un test scientifico oggettivo. Riportiamo a 1 e andiamo ad attivare il trigger rapido. Quindi mettiamolo al minimo e vediamo se abbiamo un effettivo miglioramento. Quindi questa dovrebbe essere teoricamente la soluzione più veloce in assoluto. Non ha migliorato chissà cosa. Onestamente pensavo, proviamo a riprovare, però è difficile farlo senza pensare di accelerare. (61), chiaramente questo dimostra solo che non è un test che può fare affidamento, però ecco, ci può far capire magari se lo fate personalmente quale può essere la soluzione migliore, se voi riuscite a essere magari più costante di me. Proviamo adesso, giusto per curiosità, a metterlo come gioco sempre io. Feedback ce l'ho, trigger rapido attivato, e vado a 2, punto di azionamento a 3 e trigger rapido a 2. Vediamo un pochino. Questa è la mia situazione di gioco. Come vedete anche nel test lì si vede 62, va bene, gioco bene così. Come vedete qui dal software si comprende dov'è il punto di attivazione. Va bene, questo era solo per farvi vedere una cosina così, insomma, giusto per dare una simulazione di ciò che dovrebbe essere in game, ma insomma niente di oggettivo, ripeto. E allora, però, l'unica cosa, adesso a questo punto, la cosa che mi preme è ritornare su un punto. Allora, trigger rapido, in questo caso del mouse, allora, la corsa è talmente breve che diventa difficile, clic in questo momento si sente così, e come lo sentite abbiamo ancora questa corsa dopo il click, abbiamo ancora quella corsa. Allora, se mentre si gioca, appena avvenuto il click, si riesce ad avere la sensibilità di tornare indietro e ricliccare, allora sì che il rapid trigger ha davvero la sua utilità. Però io credo che questo sia fattibile su un click, ecco, in questo modo, allora sì, si può riuscire a controllare. Quando invece dobbiamo fare, ecco, una serie così, diventa difficile non andare a arrivare a fondo corsa, quindi vanificando il discorso della tecnologia e dell'intervento in questo caso. Se siete talmente sensibili da riuscire a farlo, bene,
io insomma penso mentre gioco di non avere questa testa di stare a pensare quanta corsa fare col dito, cosa che invece con la tastiera è molto più, vista la corsa del tasto della tastiera, è molto più comprensibile, possa essere un grande vantaggio. E chiaramente poi in questo caso qui ci può venire incontro anche il feedback tattile, ovvero sia più si alza e più ci si rende conto quando bloccarsi e tornare indietro in modo da poter ricliccare. Possiamo fare una prova? Allora, mettiamo il feedback al massimo, tanto questo non influisce sul lag o quello che sia, e riproviamo. Ho fatto 62? No vabbè, 11 lo cancello, era 62. Ecco, vedi, mi sono fermato un attimo perché ho provato a fermarmi dopo il 64, no, un po' meglio. Ho provato a fermarmi dopo aver sentito il feedback, e però poi non è partito. Mi sono bloccato completamente. Per cui ritorna al discorso che sia una questione anche di allenamento. Bene, con questo credo di aver fatto tutto, perché credo di essere stato molto esaustivo su ogni aspetto. Devo dire che una rivoluzione, un'innovazione così lo meritava, insomma, un approfondimento serio. Bene, anche con questo piccolo test poco utile a tutti gli effetti, però insomma, interessante, potrebbe essere interessante, io vi saluto. Quindi, dopo aver passato tutta la parte del software, spero sia stata esaustiva, veniamo alle conclusioni finali. È un mouse che costa, è un mouse però anche che ha davvero un'innovazione, e non finta come quella del DeathHunter V4 Pro, che mi era sembrato lì per lì un grandissimo mouse, e poi giorno per giorno è andato a calare in ogni aspetto, diversi problemi, insomma niente di veramente mouse overprezzato e senza alcuna giustificazione per quel prezzo, molto stancante tra l'altro. E questo ha effettivamente questa soluzione dei tasti degli switch, che è una cosa molto importante. Allora, parlando ovviamente è l'argomento più caldo in questo momento, e per quanto mi riguarda, insomma, per quanto ho potuto vedere, credo che il 90 e passa per cento delle persone, dell'utenza normale, non senta davvero un reale miglioramento in gioco e in utilizzo. In utilizzo va bene, questo mouse è destinato al gioco, senza ombra di dubbio, anche perché H24 secondo me risulta un po' faticoso, come può essere faticoso anche per le lunghe sessioni di gioco. È un mouse destinato ai giocatori più esigenti, che hanno la sensibilità adeguata per poter comprendere la differenza dei tasti meccanici normali o ottici che siano. E chiaramente questa nuova tecnologia, che sono sicuro verrà abbracciata da tutti, infatti non credo che analizzerò altri mouse con i tasti meccanici e ottici, a meno che non esca qualcosina qualche chicca di quelle davvero buone. Questa, a differenza delle tastiere, c'è solo un piccolo problema, che le tastiere, avendo una corsa lunga dei tasti, hai modo di apprezzare quella che è la tecnologia di gestione del click, del rapid trigger, quindi come abbiamo visto l'azzeramento del reset dopo il click, abbassare i tempi e quindi avere un altro click veloce. Però questo permette, questo lo puoi fare benissimo quando non devi arrivare a fondo corsa della tastiera, quindi fai bene e non arrivi a fondo corsa. Qui con una corsa così corta diventa difficile, però ecco, come abbiamo visto, click latency migliora, e sono anche dati oggettivi che ci sia un effettivo, cioè che si possa personalizzare anche il click.
Una cosa importante secondo me è che se a questo punto noi abbiamo queste nuove tecnologie sul mouse, però non lo abbiniamo a una tastiera magnetica adeguata, si rischia di dover allenarsi per ricreare una sincronia di gioco fra movimenti della tastiera e click del mouse. Ovviamente, e ritorno a dire, cioè questo secondo me per i giocatori, per gli utenti o i giocatori più sensibili potrebbe essere un piccolo problema. Io non è che ne abbia sentito tanto, però ho la tastiera magnetica e soprattutto non sono certo un pro player. Quindi, nuova tecnologia alla grande. Io sono contentissimo quando finalmente le aziende riescono a creare qualcosa di nuovo e innovano e non vanno avanti io refresh su refresh, perché è logico che ci aveva campato di rendita abbastanza su questo, per cui ho ben fatto. Mouse che mi piace, perché poi la forma a me piace, lo trovo, come ho detto, un pochino troppo scivoloso per i miei gusti. Ci sono gli adesivi per il grip, peccato per questa soluzione qua. Il peso ovviamente è troppo sbilanciato in avanti e è un po' faticoso alla fine, non come il Razer The Tether, perché quello veramente è come avere una zappa in mano, una Wang, però ecco, secondo me magari con le nuove uscite di altre aziende cercheranno anche di portare, di bilanciarlo meglio e di avere un peso più adeguato ai tempi di adesso con i pesi che abbiamo. Rotellina, spero che possano implementare haptic anche su questa, perché effettivamente credo che sia questa e i piedini siano un autodolente insieme al cavo, ma il cavo ormai insomma conta veramente il giusto. Per cui ragazzi, se siete dei gamer seri di un certo livello, sicuramente può essere una soluzione che possa fare al caso vostro. Se siete un'utenza come me, insomma, 180 euro sono una spesa alta. Chiaramente è un mouse che ha una forma che va bene per tutti, per cui insomma, su questo è stato il suo successo. Sulla forma e l'impugnatura non avete problemi. Per il resto sono tanti soldi. Io forse in voi aspetterei o un calo di prezzo oppure magari qualche altra azienda che esca. Come per la tecnologia merita al 100%. Come abbiamo visto anche sul click latency, insomma siamo su dei livelli spettacolari. E tra l'altro la tecnologia Hyperspeed funziona veramente bene, il mouse ha una grandiosa autonomia. Sì, non è perfetto, si poteva a questo punto puntare veramente al top sotto ogni aspetto, che erano anche cose abbastanza semplici da poter gestire e offrire all'utenza, però insomma siamo davanti a un grandissimo prodotto. Spero di non fare come il Razer, che ho fatto una cosa abbastanza veloce e poi via via che lo utilizzavo mi andavo sempre a scadere. Qui non credo, perché le premesse sono un po' diverse, sinceramente, e soprattutto va bene, ben vengano le innovazioni come in questo caso. Ragazzi, vi ringrazio, è stata un po' lunga, però insomma credo che se si meritasse un'analisi un pochino più dettagliata. Vi ringrazio, speriamo che ne esca qualcun altro velocemente di questi con i tasti magnetici e alla prossima. Ciao!